Se sei pieno devi scaricare, se sei piena e quindi sei isterica devi svuotare e fare ugualmente. È veramente questo quello che siamo riusciti o che la società è riuscita a dare come etichettamento dell'energia sessuale, oppure è solo quel momento, spesso sempre più breve, che ci ritagliamo con il nostro partner o la nostra partner? È veramente questo l'energia sessuale? Ovviamente la risposta è no, altrimenti non saremmo qui, non saresti qui e non sarei qui a fare questo video. L'energia sessuale è molto, ma molto di più. L'energia sessuale è l'energia più potente e questa definizione sono sicura che l'hai già sentita, che l'essere umano possiede e appartiene al DNA femminile e al DNA maschile. Già se si esce da questi parametri si ha un calo e un, come dire, shakeramento, ubriacamento dell'energia sessuale che non è più quella reale. È un'energia, o meglio l'energia più potente che abbiamo, perché è un'energia divina. Spero che tu converrai con me che l'esperimento del nostro corpo, di come nasciamo, non è proprio derivato dalla evoluzione del genere umano, dalla scimmia eccetera eccetera, ma siamo una macchina perfetta e quindi è una creazione che si collega col divino, già perché l'essere umano viaggia su due frequenze tendenzialmente, che sono la frequenza alta e la frequenza bassa. La frequenza alta è la connessione con tutto quello che è sopra, quello che c'è di buono, quello che fa star bene. La connessione bassa, frequenza bassa, invece è tutto quello che, diciamo, un po' la vita spicciola, quando mandiamo a quel paese il vicino per una cavolata o altre piccolezze. Quindi quando viaggiamo sulla frequenza alta, che è quella che in teoria ci spetterebbe, che ci è stata donata dalla nascita, siamo su una frequenza alta e quindi siamo all'interno della energia divina e quindi l'energia sessuale prima. Quindi se impari a tornare o a stare sulla frequenza alta, che è quella con la quale siamo nati e che è quindi assolutamente collegata, che ha dentro di sé l'energia sessuale, ti si aprono 1000 porte. Se invece stai nella frequenza bassa e quindi viaggi in quel pacchetto che è stato creato dalla società moderna, ma anche non solo moderna, ti si apre un portone in fronte e sei assolutamente lontano dalla energia sessuale. E quindi se sei qui, spero che tu sia curioso di capire quali sono queste 1000 porte che puoi aprire, che sono sempre state in tuo possesso. Come faccio a capire che l'energia sessuale è l'energia più forte? Allora, uno, in primis, tu sei nato da un atto creativo, quindi qualcuno che ti ha procreato, partorito, e a monte, come ho appena spiegato, questo miracolo, perché è un miracolo, è proprio possibile perché c'è una creazione divina, se crediamo che non deriviamo appunto dall'animale, ma che siamo una macchina troppo perfetta. Se riduci la tua energia sessuale pensando solamente che sia un atto fisico, come ho detto all'inizio, quasi ironizzando, no? Dell'uomo che deve scaricare e della donna che deve scaricare. Se veramente l'energia sessuale è solo questo, ed è una delle cose, forse la cosa più bella, com'è possibile che nella nostra vita, se facciamo un calcolo, le ore che nell'arco di tutta la tua vita dedichi all'attività sessuale e al sesso siano una minuscolissima parte delle ore invece che impiegherai nella tua vita per fare tutt'altro. Inoltre, se pensi che da una certa età in poi la tua attività sessuale, quindi il tuo sesso, si ridurrà perché fisicamente non riesci più a essere prestante come prima, cioè c'è da mettersi veramente le mani nei capelli, salutarvi e andare via. Quindi, se è vero che è l'energia più forte che possediamo, se è vero che è l'energia che possediamo dall'inizio della nostra vita, quindi giorno zero, se è vero che è forse la cosa più bella, se è vero che a una certa età, ed è vero, ne facciamo di meno perché fisicamente non ce la facciamo, allora com'è possibile che
nell'arco della nostra vita in generale, la percentuale di tempo in cui noi facciamo attività sessuale è così piccola. Quindi c'è qualcosa che non torna, se releghi e pensi che l'energia sessuale sia qualcosa di strettamente legato all'orizzontale. Sfattiamo un mito: non è che più fai sesso, più ne farai, perché prima di tutto devi riuscire a entrare nella bolla del più fai sesso. E quel entrare nella bolla del più fai sesso dipende semplicemente dal fatto che più sei connesso nella tua vita e fai le cose che ti fanno stare bene, che fanno stare bene agli altri, più sei vicino a quello che è il proposito della tua vita, più la tua energia sessuale sale, equal, alias sale l'energia creativa, che è quella dalla quale tu derivi, perché sei il primo prodotto di creazione umana, sei tu stesso. Quindi il circolo vizioso in questo caso, e non virtuoso, ma vizioso nell'accezione positiva, è che se tu sei connesso con il sopra, quindi stai vivendo una vita che si avvicina sempre di più a quello che era il tuo proposito, stai facendo del bene a te stesso e quindi indirettamente agli altri, più sei nell'energia sessuale, quindi nell'energia creativa. A quel punto si aprono le famose porte di cui dicevamo all'inizio, e non il portone, tante porte, tra cui anche l'energia sessuale. Allora entri nella bolla del più fai sesso, più lo farai, ma ci devi arrivare. E se ci arrivi semplicemente aprendo il portone, quello del voglio fare sesso per sfogarmi, voglio fare sesso perché sono isterica, voglio fare sesso perché se non faccio sesso la società mi giudica, sei assolutamente lontano dalla vera energia sessuale, ti si aprirà il portone in fronte e la tua energia creativa, che è quella poi che ci permette ogni giorno di alzarci e di avere la carica di fare le cose, arriva a zero. Dopodiché vai in flip, finito, game over. È quando sei nel flusso della tua passione, quando senti che stai facendo qualcosa che ti dà la carica. Hai presente quando crei qualcosa o c'è un'esperienza nuova e hai tipo l'adrenalina, ma non è l'adrenalina della paura, è il sudare freddo, i brividi per la contentezza. Ecco, quello è il primo indicatore, il campanello d'allarme in senso buono che ti sta facendo capire che stai utilizzando la tua energia sessuale, la tua energia creativa nella vita quotidiana. E nella coppia l'energia sessuale si traduce nella condivisione dell'energia e non nello svuotamento, perché se tu svuoti, io svuoto, quando tu vai a buttare il bidone della immondizia indifferenziata e svuoti, torni a casa e non c'è niente. Invece la potenza e l'energia sessuale, quella pura, è quella quando tu condividi con la tua metà o con il tuo partner. Con i partner occasionali è molto 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 difficile. Quando tu condividi l'energia, la stessa cosa che fai nel momento in cui tu crei qualcosa e quindi sei nel flusso divino, ma divino non in senso religioso. Utilizzare al meglio e al massimo l'energia sessuale che ti permette di aprire le 1000 porte vuol dire che tu devi essere il tramite, che sei indicativo il tramite tra il sopra e il sotto. È allora che si aprono le porte del fare sesso, del condividere in orizzontale. Io faccio sempre un esempio e l'ho scritto anche sul blog di Notolli Barcellona, il blog omonimo che ti invito ad andare a visitare se sei curioso. E ho scritto questo articolo in cui facevo questa similitudine col fornaio, un esempio basico proprio. Una cliente che va dal fornaio entra ed è quella o quello che fa la battuta, quello che crea il frizzi frizzi nell'aria, quello che riempie l'energia, che non vuol dire che se il cliente arriva riempie l'energia del forno o si vuole fare i fornai, no, vuol dire che quella persona ha una carica
sessuale, ma non nel senso lato dell'orizzontale, e quindi una carica vitale e creativa molto alta. Ti invito a fare una prova, una sorta di esperimento di quelli che a me piacciono moltissimo. Se tu appartieni al gruppo delle persone che in questo momento è già in coppia, e quindi spero che tu abbia scelto questa persona perché ti piace, prova a pensare alla carica che ha la tua compagna o il tuo compagno nella vita quotidiana. E prova a pensare se questa carica energetica la rivedi anche in orizzontale. Di solito, se una persona ha scelto e si trova bene con il proprio compagno o la propria compagna, significa che le due persone sono sulla stessa frequenza. Quindi spero per te che la persona che hai scelto abbia una carica vitale, alias una carica sessuale molto alta. Se invece non appartiene al gruppo di quelli già impegnati, prova a pensare, quindi vai indietro alla persona, al compagno o alla compagna che hai avuto, che ti è rimasto o rimasta più qui. E di solito non sono le persone, diciamo, più fighengi o le più arrivate. Di solito la persona che è rimasta qui, nonostante ognuno abbia preso le sue strade, è la persona che secondo te aveva, per il tuo modo di essere o per dove vorresti arrivare, aveva una carica sessuale alias una carica creativa alias una carica vitale più alta. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi di questo piccolo esperimento, così magari riusciamo a confrontarci e un po' spezzare o distruggere questa idea dell'energia sessuale che è qualcosa di riconducibile solo alla posizione orizzontale. Se pensi che questo video possa essere utile ad altre persone per ampliare e espandere l'idea e il vero significato di energia sessuale, lo puoi condividere con un tuo amico, amica o compagno o compagna attraverso i tuoi social. Mi farebbe veramente molto piacere, soprattutto mi farebbe piacere sapere cosa ne pensi tu a riguardo. Sei stato fino adesso sul canale YouTube di Nob, Notoli Barcellona, Notoli Bag, Notoli Bullshit. In questo canale si parla di tutto quello che ha a che fare con l'energia, quindi alzare l'energia per vivere una vita migliore, e nello specifico parliamo di tanatologia, sessologia e tutto quello che ruota come dei pianeti viaggiano attorno al pianeta energia per aiutare questa energia vitale a salire sempre più di livello. Se il video ti è piaciuto, ti puoi iscrivere al canale, mettere ai like. Noi ci vediamo alla prossima. Grazie, stai bene.